in anteprima mondiale. Marafatto conquisterà il mondo. Cioè che uno è proprio particolare. Si dovrebbero vergognare. Vogliamo sfondare i cancelli in qualche modo. Nice packaging. Thank you. Nice. Thank you so much for coming. Yes. I don't think this is for young generation. Ma essere amoroso è un impegno. In pochi secondi aveva il video di tutto. Cioè, c'era questo davanti a lui? No, non è passato davanti a lui. Sì, Benvenuti ragazzi all'interno del terzo e ultimo episodio della serie Cosmoprof. In questo episodio vi porterò all'interno della fiera, all'interno del mio stand, al padiglione 36 del Cosmoprof, una fiera internazionale, e quando dico internazionale intendo dire che eravamo gli unici espositori italiani che parlavano appunto di profumo. In questo video vi mostrerò quali sono gli obiettivi di un'azienda all'interno appunto della fiera, tutte le varie dinamiche alle quali sono andato incontro, tutti i problemi riscontrati, i feedback positivi e anche quelli negativi. Benvenuti al Cosmoprof, oggi qui presentiamo la linea Marafatto e qui alla mia destra troviamo la linea Full in anteprima mondiale, europea, italiana. Mostra, abbiamo Full Nauticocco, Jet Ski, 99%, in poliamori e 3 AN. È una linea per giovani, quindi per la generazione Z, creata appositamente da me per quelle che sono le nuove generazioni che entrano a far parte della profumeria di nicchia. E poi dall'altra parte è la collezione Heritage, che è fatta e creata appositamente da mia mamma, Sara Marafatto. E partendo da Pole Pole, che in Swahili vuol dire piano piano, poi Naku, sempre dall'isola della Tanzania, Nakupenda, Seduciel, che ricorda Venezia e i suoi riti, Belè, che è un detto milanese che vuol dire bel tesoro, bella persona, e Fascinanza, che è un ricordo di mia nonna, ed infine il Rapè, che è il ricordo di mio nonno. E sono belli, eh? Sono belli, eh? Vedete qua lo stand, in generale, è venuto molto bene. Aspetta, prendo questo, che come vi mostravo nel video di presentazione sono stati rifiniti in gold, in oro gold 24K, e pesano, è vero che pesano? Sì, pesano. Non sembra, però pesano. Il tutto comincia il giorno 18 marzo, quando arriviamo all'interno del nostro appartamento. Ecco, vedi, abbiamo una cucina molto bella, molto spaziosa. Questa è la prima camera, questo è il nostro posto di lavoro, questo è il bagno della prima camera che si apre appunto con dei pass da mettere qui. Poi c'è la camera di Andre, che è piccolina, e poi c'è appunto un'altra camera, sempre matrimoniale, insomma molto spaziosa, e c'è quello che serve anche di più. Abbiamo doccia, eccetera, e insomma meglio di così non poteva andarci. Vedi, questa è la casa, ci sono anche le videocamere, con Santa Rita che ci protegge. La casa è un po' dispersa nel nulla, però è appunto quello che ci serve, gli hotel se ne approfittano un po' troppo, perché se guardiamo i prezzi sono veramente veramente alti, sei sui 500 euro a notte anche per un 3 stelle, perché insomma funziona così, non è da dar colpe a nessuno, però ecco, è così. Dato che siamo sempre in ritardo, ci siamo trovati a preparare i gift, ovvero queste cosine qui, che sono dei regali selezionati da dare a persone selezionate all'interno della fiera, il giorno 18, precisamente la sera, di modo che il giorno dopo ci saremo già trovati pronti per affrontare l'allestimento e quant'altro. Dopo aver messo i flaconcini all'interno della propria scatola, si devono mettere 5 di queste scatole dentro una scatola più grande, che è questa che vi ho già mostrato precedentemente, e l'effetto finale sarà appunto che uno apre e vede dentro, perché devo rovinare adesso per far vedere, l'effetto finale è che una persona si apre e vede dentro la collezione dei 5 tester. Guarda che bella che viene fuori, tutta bella, forse non si vede tanto.
C'è una mela che sta supportando il telefono, quindi non so come potrà. Ma arriviamo quindi all'allestimento, a fare un sopralluogo per renderci conto dell'entità dello stand, delle vetrine, insomma di tutto quello di cui abbiamo parlato nel video precedente. Durante il primo giorno d'allestimento sembrava tutto quanto a posto, le altezze erano corrette, le vetrine erano a posto, la moquette anche. Verranno poi fuori dei problemi durante il corso della fiera. Vedremo il tutto più avanti. È arrivato finalmente il giorno nel quale le persone entrano e la fiera si apre ed è tutto pronto. È pronto lo stand, sono pronti i campioni fiera, è pronto il personale per accogliere le persone, ma la gente non arriva al nostro stand. Perché non arriva al nostro stand? Allora, la gente non arriva al nostro stand perché è un processo che ho capito più tardi, ovvero che se la fiera è suddivisa in 4 giornate, mettiamo 3 perché la quarta era sabato ed era introdotta molta gente e si è fatto poco, però di questi 3 giorni si suddividono le giornate dei buyer. Per esempio, il mercoledì entravano i buyer della sezione make-up, giovedì entravano i buyer della sezione cosmetica e un'altra giornata quelli della mia sezione, la sezione profumeria. Non avevo capito questa cosa inizialmente e quindi eravamo rimasti un po' preoccupati dall'entratura di così poca gente. Fatto sta che dopo la situazione è migliorata. Mettermi amoroso è un impegno, quindi oggi si trova qui nello stand. Oggi. Perché non ammazzo più? Oggi sempre. Guarda. Ecco. Che bellina. Fatto sta che l'emozione del primo giorno è passata. Siamo contenti e l'ansia è scesa. Arriviamo al parcheggio e nasce un po' un momento di intimità, sia all'interno del team che personale. Abbiamo terminato il primo giorno di fiera, questa è la classica coda che possiamo trovare al Cosmopol. Questo è il nostro tesorino, tutti i contatti fiera, che sono distributori, profumerie e quant'altro. Abbiamo poi, come di consueto, fatto un giro di chiamate ai parenti e quant'altro. Mia mamma insomma si è espressa con mia zia ed è bello appunto lasciarvi qualche spezzone. Come il sapere, capito, della vita, non il sapere in dettaglio, il sapere, Marafat, in arabo. Che bello! Per me veniamo dall'Azia comunque alla fine. Che sia un trampolino di lancio promettente, insomma. Vabbè, sì, esatto, speriamo proprio. Un trampolino di Ma io ne sono praticamente convinta, però sai che l'ottimismo non mi abbandona mai, ma mi abbandona. Lo so. E poi insomma, comunque veramente tanto successo. Anche Ale, saluta la zia. Ciao zia, ciao. Ciao Alessandro! Sono qua anch'io. Alessandro Pulin! Sì, ormai conosciuto da tutti. Ormai conosciuto da ogni parte del mondo. E gli dici guarda qui dove siamo finiti, perché ormai Marafatto diventerà Versace, capito? Manca te ricordi di Versace, Chanel, Dior, no, sarà Marafatto conquisterà il mondo. Per 50 anni sarà il nuovo major brand di lusso, vedrai? Bellissimo, vedrai che può essere sì. Sì, che ne sa? Potrebbe succedere. Sì. Se succede. Ma perché se? Quando devi dire? No, quando se, succede? quando? Alziamo il bicchiere, facciamo cin cin. Brindiamo. È arrivato il momento di presentarvi un altro membro del team che si chiama Andrea ed è appunto la persona che c'è dietro ai video. È finalmente arrivato a Bologna la sera del penultimo giorno ed hanno usato per la prima volta tutti i miei profumi. Vi lascio alle clip e alle reazioni. Vai. Nauticocco, vai, sì. Se mi vedi le righe rosse c'è. Ok? Sì? C'è fuoco, sì. Ok, vediamo.
Questo è dolce, nel senso se ti Cacchio. piace. Sì, no, ma il cocco mi piace tanto, eh. Io Ok. ogni volta che andavo in piscina prendevo sempre un dolce al cocco. Bene, buono a sapersi. Allora, jet ski. Questo, cioè sale tanto la frutta. Sale la botta. Mamma mia. Sa proprio di Sì, di frutta Hawaii, e rum, sì. di Caraibi. Il cocktail. Il cocktail, è vero? Sì, il cocktail fruttato. Questo è un po' più deep. Da notte. Cacchio, però, cioè, si sente. Sì, è un nudo un po' particolare. Beh, sto facendo un casino qua, vabbè. Vai. Sì. Vabbè, Però, dai, no, easy, no, easy. allora, se posso dire, cioè, si sente davvero tanto il fatto che sono. Cioè, il settore per cui sono stati creati, no? Grazie. Cioè, quello sì, cioè che ognuno è proprio particolare. Questo è poliamori, Questo è molto buono, molto buono. c'è parte sempre dolce, poi diventa un frutto rosso e passionale, come appassionato Andrea Luca. Sì. E poi 99%. Cacchio. Questo qua è sempre deep, è molto meditativo come profumo. Sunset così, con la lampadina così della ventola, che così è meglio. Ma così sembra che stai cucinando il computer. Quindi cucino Stai sempre. cucinando, esatto. Allora, domani sarà un bordello secondo me. E tra l'altro oggi è venuto anche un sacco di influencer che conoscono Gioia, cioè conoscono Gioia, è Gioia che conosce gli influencer. E non voleva chiedergli la foto perché è molto timida, però secondo me domani allo stand ne passano un botto. Hanno fatto un sacco di foto, video eccetera. Adesso vediamo. Fantastico. Vado a vendere. Cioè, ho fatto il pass parcheggio, no? Cosmoprof, sono un esibitore, vedi qua sono un esibitore. Io dovrei parcheggiare in fianco al mio stand, zio Can. Non parcheggiare fuori dalla fiera e con gli scatoloni andare dentro allo stand a piedi, ma noi siamo in Africa, non so. Cioè, se no andiamo in Burundi e facciamo fiere là, perché sarà uguale. Cioè, non so. Assurdo. Noi volevamo andare dentro ieri. Volevamo sfondare il cancello in qualche modo, perché cazzo siamo degli espositori, il pass il parcheggio ce l'abbiamo, perché e non possiamo andare dentro. Come hai sentito dalla clip precedente ero un po' alterato, in quanto avevo bisogno assolutamente di entrare con la macchina all'interno del padiglione, perché alla fine della fiera avremmo dovuto disallestire il tutto e caricarlo in macchina. Questo non era possibile se la macchina è nel parcheggio principale, che era a 500 metri dall'entrata in fiera. Quindi abbiamo cercato in qualsiasi modo di entrare, in quanto l'organizzazione della fiera non prevedeva che noi entrassimo con la macchina. Abbiamo quindi cercato di fare pietà alla commissione, facendo finta che Gioia, la mia collaboratrice morosa, si fosse rotta il piede. Fatto sta che comunque non ha funzionato e quindi si è trovata ad aspettare fuori una buona mezz'oretta fino a quando non hanno aperto le porte della fiera. Non lo so. No, alle 8:30, ma proviamo adesso ad andare dall'altra parte. Come vi ho già detto nell'intro, parleremo di quelli che sono gli obiettivi all'interno della fiera per un'azienda e per un brand, il perché si fa tutto questo. Ecco, l'obiettivo principale è quello di prendere dei contatti dalla fiera, dei contatti che per noi sono veramente essenziali all'interno della fase di lancio. Abbiamo il buyer e abbiamo il cliente zero. Il buyer semplicemente è quello a cui noi siamo interessati maggiormente, che è un negoziante, uno che ha una catena di negozi, un distributore qui o all'estero, che vedremo poi, mentre il cliente zero è colui che dà dei feedback di un compratore finale. Possiamo anche
identificarli come B2B per il buyer e B2C per il cliente zero. Il B2B semplicemente è il classico business to business, quindi l'azienda, il brand verso un negozio che a sua volta poi rivenderà. Mentre il B2C è un potenziale consumatore finale, quindi può essere una persona che compra dal negozio oppure che compra direttamente online. And here you have all the samples for this line. All of them? Yeah. So can I have that one sample? Yeah, please come. Thank you. Floral agriums with a That's little bit of refreshing, like rose. refreshing, Yeah, It's it more is. refreshing. Yeah. It is. It's nice. Please, So, if you can contact me, it will be nice. I'll give you my card. Yeah? You can send me email and everything, so we can work together. Perfect. Yeah. And send me all price list and everything. Yeah, I will What send is- you also What the is the photos wholesale and price and everything? Sorry? Like wholesale price, distributor price. the distributor price. I don't know, maybe the %. Oh, yeah. Okay. It send me will the- be nice. Send me the price list and then Okay, we'll work I will together. send to you, and all of these lines will be ready for June. Yeah, Remind that's just perfect, this. Perfect. Okay. So this is all sample for this? Yeah, all sample like that one and this one collection. That's fine. Nice packaging. Thank you. Nice. Thank you so meeting much for coming and have a good we'll fair. We'll see you on soon, like In June. meeting. Yeah. Okay. Okay, Okay, perfect. nice to meet you. Thank you so much. This is for lady. It's not for ladies, it's unisex, this line as well. Because in artistic perfumery, we don't like to divide men from women. This is Nakupenda, Naku, that is an island in Africa. Are you working with perfumes? Not yet, but Yeah. we start the cooperation with. L'abbiamo vista cosa, però quando We want to expand this perfume Yeah. line because we usually work with skincare, like selective brands, cream brands. For this one, is around 3 years. But to create the idea, the idea, it was just Something similar. not so much, just a month. You know. Something based on this. Yeah, I was thinking about the idea and everything that is behind. They Yeah, have yeah. the idea, they have the concept, they have Yeah, everything. sure. They just This is more like fruits, rum, and alcoholic cocktail with some fruits inside. Yeah. la parte casearia del latte è questo che lo rende molto particolare. Madonna. A posto, dai, il numero ce Bene. l'abbiamo e passiamo. Grazie mille. E l'appuntamento scrivete all'Emilio. E insomma, vediamo di vederci. Ti ha dato il biglietto? Sì, sì, ce l'abbiamo due. Abbiamo il biglietto, siete a posto? Buon, perfetto. Ok. Dai. Grazie mille di essere passati. Grazie. Ciao, ciao. Grazie altrettanto. Ciao, ciao. La fiera procede a gonfie vele, i feedback sono buoni, sono positivi, ho quasi le lacrime agli occhi, sono contento, mia mamma è contenta, il team è contentissimo, abbiamo veramente ricevuto molti complimenti anche da distributori molto importanti e da buyer soprattutto importanti, però c'è stato un commento negativo che ha un po' rovinato l'andazzo della giornata. Questo commento negativo era da parte di un espositore e di un nostro vicino di stand. Appunto abbiamo anche l'audio che vi faremo sentire in quanto era rimasto il microfono acceso dalle clip, ed è appunto una sorta di critica non tanto al profumo, all'essenza, alle varie note olfattive, ma era quanto una critica più alla comunicazione di quest'ultimo, ovvero era quasi come se il mio profumo non fosse adatto alla generazione Z. E come sentirete poi nell'audio in inglese, dice che secondo lui la generazione Z vuole qualcosa di divertente, qualcosa che li distolga un po' dalla realtà. Ecco, qua si aprirebbe un mondo su quello che è la visione della generazione Z, sulle varie problematiche e tutto quello che ne va dietro. Non è questo il contesto giusto per affrontarlo, ma ho preso la palla al balzo per dire quello che penso io, e quello che penso io è che la generazione Z è troppo sminuita in questo caso, è stata quasi presa e messa in una boccia di plastica. Non è secondo me il modo giusto di capire una generazione, e ho voluto io in primis creare qualcosa di importante che rispecchiasse quella che è l'idea
del giovane che non è sempre con una bottiglia di plastica colorata, molto semplice. Ho voluto creare qualcosa di lusso, qualcosa che rispecchi una generazione molto molto importante, che ha subito molti cambiamenti. Detto questo, vedrete anche poi che insomma la critica è andata sempre a sminuirsi, a lasciare sempre più spazio ai commenti positivi, però insomma era giusto parlarne e specificare il tutto al meglio. And do you like? Yes, it's nice, but in my opinion, Yes. I don't think this is for young generation Why? because the dark black color, Yes. and it's more like this is like more like royalty, Reality, yes. like royal. Yeah. And young generation, they want something fun, you know, playful, colorful, Yeah, joyful. but I This created is in my those- opinion, Yeah, but yeah, I yeah, like, sure, you know, sure. I like Yeah, it. yeah. But I was surprised when you said this is I teenager. respect your opinion. Yeah, yeah, yeah. Thank you. Okay, very good. I like the idea Yes, behind yes. the name and the family business. Thank you so much. Best of Thank luck, you. okay? Thank you so much. Thank Here's you, my mate. card. We're Yeah? actually a manufacturer in Dubai. Oh wow. Yeah, Yes. everything there is our own brand and we manufacture Amazing. ourselves. You have a lot of Yeah, fragrances. yeah, Wow, yeah. amazing. You are welcome to come in and try if you like. Yeah, sure. And thank Okay. you so much for coming. Thank you. Good luck. Best of luck today. Thank you so much. Quindi la critica non si è basata tanto sull'essenza, che è quello che a me alla fine interessa, perché il profumo alla fine è una cosa che non si vede e non è concreto, però è stato detto appunto, è stata criticata più che altro è la comunicazione. E, insomma, comunque il profumo, quello di cui sono contento è che è piaciuto comunque anche a questa persona. E le critiche sono sempre ben accette, seppur come si dice? Seppur sì, ma come si dice quando si seppur argomentate e motivate e poi cos'è l'altra che ti formano? Critiche formative, seppur tieni questa parte bella che seppur formative. Nulla, insomma, è andata in qualche modo a concludersi anche bene. Comunque questa persona era una persona molto nel settore e di cui io ho moltissimo rispetto. Nel mentre parlavo con un buyer è rimasto in attesa un fornitore e questo fornitore proponeva appunto dei tappi, però una cosa che mi ha fatto molto paura, e premetto che il mio è un marchio depositato e non si può copiare e quant'altro, però quello che mi ha messo moltissima paura è sapere che all'interno del catalogo di questa persona c'erano dei tappi spudoratamente copiati dai grandi marchi. Vedi, guarda, vieni qua. Questi qua tipo fanno tappi. E questi qua secondo te quanto ci mettono a copiarselo? Molto poco. Cioè il brevetto costa tantissimo. Però così funziona. Amen. E Yin e Yang? Era fra lei? Però mi ha messo estremamente timore il fatto che qualcuno potesse copiarmi e fare una sorta di furto intellettuale. Tra l'altro mi ha fatto pensare questa cosa, mi ha fatto pensare a un avvenimento che è successo in una fiera precedente, che è il Marca a Bologna, della quale ho qualche clip nel primo video. In questa fiera ero da solo all'interno dello stand, mentre gli altri erano andati a mangiare. Mi sono trovato in una situazione davvero difficile. Ho trovato questi due asiatici, un maschio e una femmina, di cui uno dei due mi ha fermato per parlare, mentre l'altro spudoratamente è andato dentro a fare le foto a tutti i prodotti, a tutte le etichette e quant'altro. Il tempo di muovermi non ce l'ho avuto, in pochi secondi aveva il video di tutto. E anche questo mette un sacco paura e mette noi in una situazione difficile, perché ovviamente non è bello dire che non potete fare foto all'interno dello stand, però anche dall'altra parte deve esserci un minimo di ritegno, un minimo di vergogna. In questi casi è bello dirlo,
si dovrebbero vergognare. Cioè, non va bene. Coincidenza vuole che l'Emilio, il nostro direttore commerciale, è andato in visita in fiera, come si fa, come si usa, negli altri stand, negli altri padiglioni. Ha incontrato il direttore della fiera Beauty Istanbul. Sai che non lo trovo? Allora, dammi qua che te c'è. E mi sa che hai sbagliato tu, non è qua. Gira, gira, leggi qua. Hai capito? Leggi? Ti sei reso Bellino, conto? Guarda che... Hai capito? Perché dici? C'è culo? No, perché Perché è culo? Perché fosse una strada. E forse... Uno ti scrive la strada senza che tu lo Quando sai. scrive... Hai capito? È bellissimo. Sì, Perché, cioè, Instagram siamo noi? Quando ci siamo accorti, quando abbiamo aperto il libro davanti al titolare della fiera. Cioè, c'era questo davanti a lui? No, Abbiamo non è aperto aperto? davanti a lui. Sì, Che Ah, questo culo, qua. Dio. Che culo. Abbiamo aperto il libro. Come apriamo? Tac tac. Questo è sacramento. Sacramento. Numeri 1, Emilio, numeri 1. Non c'è niente da fare, Ma arriviamo alla fine della fiera, come si suol dire, e ho imparato moltissime cose, ho imparato come pormi, ed è stata un po' più difficile per me rispetto alle altre fiere, in quanto ero io in primo, come si dice? Perché ero io in prima linea e in primo piano in questa fiera, ero in maniera figurativa ed esecutiva il founder, e quindi mi sono trovato in delle situazioni che non avevo mai gestito prima, che avevo sempre gestito come persona secondaria, non come... vabbè, insomma, spero che tu mi abbia capito. Insomma, comunque è stata una cosa nuova, molto bella, molto emozionante alla fine, e soprattutto non avevamo mai avuto uno stand così bello, con così tanta gente, così tanti commenti positivi, e insomma ci siamo trovati veramente, veramente contenti. Quello che è il passo successivo alla fiera è quello di trovare tutti i contatti presi, insomma contattarli mano a mano, sperando che da questi contatti si ricavi qualche cliente. Ovviamente non è tutto dovuto, quindi non è che se una persona si è presentata e ci ha parlato è detto che compri, però è una cosa che si fa appunto nel corso del tempo, si chiama proprio maturazione dei contatti. Ho visto dei feedback davvero positivi da parte dei clienti zero, e questo mi ha dato una speranza indicibile, è davvero molto bello. Ho ricevuto in primis dei bei complimenti, a parte quel però non importa. Spero che il video ti sia piaciuto, se così fosse stato iscriviti, lascia un like, fai quello che vuoi, e se vuoi lasciarmi un commento sulle tue impressioni lascialo, grazie, è ben accetto. E io vi lascio direttamente alle conclusioni del Cosmoprof, direttamente in fiera, e noi ci vediamo nel prossimo video. Allora, siamo giunti alla conclusione di questa fiera, il Cosmoprof è finito, sono le ore 4:40, i buyer se ne sono andati e ora passa solamente gente, insomma, per chiedere campioncini eccetera. Voglio però dirvi che siamo stati molto contenti appunto della fiera, dei feedback delle persone. Dietro di me appunto lo stand è vuoto, abbiamo fatto una bellissima impressione a tutti, cioè non tutti perché è impossibile, ma a moltissime persone, e questo è quello che ci rende fieri e orgogliosi, e che si capisce che il lavoro che c'è dietro a Marafatto è più di un semplice profumo, è una storia appunto di famiglia che ne vale la pena appunto di essere raccontata. Si fa vedere un po' di riprese qua, stiamo mettendo via, mi sono preso questi pochi secondi per fare le mie ultime conclusioni. Ok, dico qualcosa di rilevante, grazie a tutti per essere stati qua con me in questo video, e spero che possa esservi utile in futuro.